Salve a tutti! Oggi abbiamo un Game Boy praticamente intonso da sistemare. Allora, ok, hanno lasciato le batterie. Non è una buona cosa. Comunque, da quanto ne so, eccolo qua, le righe sullo schermo. Classico difetto. Si può sistemare? Sì, si può sistemare. Ma la cosa che mi ha colpito di più è che mi hanno mandato questo gioco e mi hanno detto cambia la batteria interna. Va bene. Dove? I Tetris non hanno mai avuto una batteria interna perché il Tetris non salva il gioco. Giusto per vostra informazione. Quindi se pensate che giocando vi salva il gioco, vi tenga salvata il record della partita, no. È solo una cosa finché la cartuccia è inserita e il gioco sta andando, lui tiene in memoria. Una volta che il gioco viene spento, tutti i record fatti svaniscono. Già. Comunque, al di là di questo, intanto vedo corrosione. Ah, sì, molta corrosione. Su questi terminali qua. Vedete che c'è il blu? Lo vedete il blu? Allora, diciamo che non è un grossissimo problema, però si può certamente sistemare. Già, c'è stato un po' di sversamento di alcalino qua, Va ripresa la situazione. Ma questo è piuttosto facile da fare. Allora, togliamo la scheda. Quindi un po' di alcol isopropilico. E andiamo a pulire prima che crei troppo danno. Eventualmente, oddio no, beh, è parecchio messo male, ma adesso lo dissaldiamo e gli diamo una pulita alla scheda migliore. Ecco fatto. Ora da questo lato. Ha quasi intaccato anche quelli del lettore, ma c'è veramente pochissima roba. Comunque, il problema principale adesso è questo qui. Come si può notare è bello blu. Ok? Allora, cosa facciamo con questo? Possiamo prendere il succo di limone e una ciotolina. Lo mettiamo qui, nella ciotolina. Fatto. Niente di più, niente di meno. E vedrete che la corrosione se ne viene via. Pezzetto dopo pezzetto. Questo è utile se il pezzo, chiaramente, è ancora, diciamo, in stato usabile. Ok? Se la corrosione è troppo avanzata, la placcatura di nickel, ok, se ne viene via e mostra tutto il metallo sottostante. A quel punto è decisamente meglio sostituire. Però sembra che qui stia funzionando a dovere.
ed era solo superficiale. Alcuni usano l'aceto. L'aceto è più lungo come azione. Il limone, il succo di limone, l'acidità chiaramente è più alta e di conseguenza agisce prima. Ok? Ma non è un'acidità tale da rovinare metalli, chiaramente. Una volta finito il suo lavoro, lo si sciacqua con abbondante acqua oppure alcol isopropilico va più che bene. Molto bene. Neutralizzato l'effetto dell'acidità del limone e l'alcalino delle batterie. Asciughiamo. E voilà! Come nuovo! Fortunatamente era solo superficiale ed è possibile riutilizzarlo senza nessun problema. Molto bene. Nessun effetto collaterale. Asciughiamo qui dall'alcol. Molto bene. Come facciamo a reinstallarlo? Beh, anzitutto devo pulire il buco. Quindi devo utilizzare del flussante e la treccia. Ecco fatto. Il buco adesso è stato liberato. Un po' di alcol isopropilico ancora, che puliamo i residui di flussante che abbiamo appena utilizzato. Bene, adesso per reinstallare io non faccio altro che prendere la scheda, inserisco già qua il pezzo e posiziono la scheda al suo posto. Il pezzo viene già all'altezza giusta, non serve fare nulla, basta solo saldarlo. Ecco fatto. In questo modo è l'altezza perfetta. Vedete? Ok, adesso per togliere questo qua ci sono ancora residui di alcalino sulle plastiche, però in questo caso non me ne può fregare molto perché la plastica chiaramente non viene attaccata dall'alcalino, dagli acidi o dai basi, dalle sostanze basiche, ma è bene dargli comunque una passatina, giusto per eliminare i residui. Allora, per togliere qua la molla c'è questa clip qua, ok? Si spinge in dentro e viene fuori. Questo è il pulsante ed è meglio se se ne torna al suo posto. Ok. Stessa cosa. Questo ha ricevuto, vedete, ha ricevuto danni. Quindi riprendiamo la nostra ciotolina e lo immergiamo. Aspettiamo quei 5 minuti che faccia effetto. Eventualmente lo possiamo aiutare come già fatto prima, andando a grattare via i residui. Così velocizziamo il processo.
Lo giriamo dall'altro lato, facciamo la stessa cosa. Lo asciughiamo, diamo una spruzzata con l'alcol, così neutralizziamo gli acidi, adesso che c'erano del limone, del succo di limone. Ok, questo qui ha subito un attimino più di danni, ok? E si vede la placcatura di nickel, è stata parzialmente corrosa, ok? Ed è riuscito a raggiungere il metallo sottostante. Il metallo sottostante non è altro che una placcatura di rame, se non sbaglio, e poi ottone, se non erro. Okay? Ottone o bronzo, ma credo sia ottone più che altro. Comunque ecco, pulito è comunque pulito, non ha più residui di alcalino, quindi possiamo rimetterlo al suo posto e andiamo a rimettere al suo posto anche la linguetta. La riportiamo in una posizione in cui appunto sporge, così possiamo inserirla in questo modo. Ecco fatto, e lei va in posizione. Gli altri due qua in fondo sembrano ok, quindi non serve fare nulla. Bene, quindi questo problema è risolto. Rimettiamo la scheda e passiamo a quello successivo. Ecco, adesso, come stavo dicendo, passiamo al problema superiore, ovvero questo, lo schermo con le righe. Allora, togliamo tutte le viti. Allora, per togliere lo schermo purtroppo bisogna flettere un po', perché c'è dell'adesivo, altrimenti non viene via. La cosa però che potrebbe succedere è che facendo flessione anche il vetro frontale rischia di staccarsi, esattamente come si può vedere qua. Quindi ecco, insomma, bisogna starci un po' attenti. Nel caso si dovesse staccare, vabbè, gli posso mettere eventualmente del biadesivo nuovamente sotto, così torna a posto. Allora, pulsanti a parte, che verranno puliti dopo. Adesso servono le batterie. Serve collegare lo schermo. Ecco qua. E accendere il Game Boy e diminuire, no, aumentare il contrasto al massimo. Così si può osservare mentre si lavora il comportamento dello schermo. Allora abbiamo questa
gommina protettiva, la togliamo, poi la andremo a rimettere, chiaramente, ma per il momento non ci interessa. Adesso dobbiamo passare con il saldatore. Sembra strano, ma non è. Abbassiamo la temperatura a circa 200 gradi, è più che sufficiente, e dobbiamo andare a ripassare praticamente le saldature, ok, della striscia qua, in poche parole. In modo che così lo schermo possa tornare a fare contatto. Questa è una cosa comune per i Game Boy classici, vecchi. Si passa fino a che le connessioni non vengono ristabilite. Può volerci anche diverso tempo. Può volerci anche un'ora, due, una settimana anche, A meno che proprio non sia un problema poi dello schermo stesso, in quanto presenta le piste effettivamente corrose, ok? Mi è già capitato un caso, anzi più di uno ovviamente, ma eh, ecco insomma, ci vuole pazienza, è un problema risolvibile, sì, ma ci vuole pazienza. Ecco fatto. No, ce n'è ancora una, vedete? Allora, il problema qual è? Che chiaramente una volta che cominci a fare, molte altre si staccano, eccetera, oppure mentre si raffreddano si solidificano, mentre si scaldano si sollevano, roba del genere. Quindi è un po'... è veramente un lavoro di pazienza questo qua. Ma nel momento in cui passate il saldatore e vedete che non si formano più le linee, allora vuol dire che il lavoro è stato fatto correttamente. Se continuate a vedere le linee, è meglio dargli comunque una ripassatina. Continuare finché al vostro passaggio non succede nulla. Ok, dovrebbe essersi risolto e durare per un po'. È un problema purtroppo comune e che può ricapitare sempre. Vedete anche con la prova qua
Se succede qualcosa, lo vedete subito. Ma non succede nulla. Quindi, ottimo. Problema risolto. Bene. Spegniamo. Riaccendiamo. Perfetto. Problema sistemato. Allora adesso togliamo questo. E rimontiamo la nostra gomma qua. Non so come definirla. Ecco qua. E adesso rimettiamo al suo posto. Ottimo. Allora, adesso per precauzione testiamo l'ultima volta. Ok? Fantastico. Molto bene. E ora non ci resta che reinstallare di nuovo lo schermo al suo posto, possibilmente con i pulsanti. Ecco, vediamo un po'. Abbiamo polvere dietro? Può darsi. Sì, abbiamo della polvere dietro. Bene, adesso come facciamo qua con il vetro? Eventualmente possiamo sostituirlo, ma il cliente vuole tutto che rimanga come prima. Quindi adesso noi facciamo così. Prendiamo una lametta, questa qui, andiamo a togliere i residui di colla vecchia. Molto bene. Adesso, per questa parte qua, dobbiamo però utilizzare l'alcol isopropilico o in alternativa il VD40, ok? Per sciogliere la colla che c'è qui presente. Altrimenti poi se si usa la lametta si va a graffiare la coloratura, ok? E qua ci vuole un po' di tempo. Ok, dopo un bel po' di tempo ho terminato e praticamente quasi tutta la colla è venuta via. Quindi possiamo prendere qua. eh, ok. E applicare il biadesivo.
qualche striscia di biadesivo qui. Io potrei utilizzare questo. Questo è da 2 mm, ma penso che userò quello da 3 mm che ce l'ho. Ecco qua. Dovrebbe bastare. Ecco, con questo qui non dovrebbe più muoversi per i prossimi 100 anni. In teoria. Ecco qua. Si intravede un po', ma vabbè. Che quello originale era piuttosto trasparente. Giallastro, ma all'origine era trasparente. Ma meglio così che con l'attack. Perché tante volte arrivano con le gocce di super attack. È più brutto a vedersi in quel modo che in questo. Almeno se uno vuole, comunque questo lo può staccare, rimpiazzare con uno nuovo, per esempio. Bene, proviamo. Ecco qua. Perfetto. E non c'è nessuna riga. Diamogli una pulita dalle impronte. Ecco qua. Sono graffietti veramente minimi questi, eh. A video si nota molto, ma sono veramente minimi minimi. E voilà. Ottimo. Allora, niente, un video. Vabbè, è stato un video comunque lungo, ma per questione di restauro ci sta. Comunque, spero vi sia piaciuto. Se volete lasciare un like, lasciate un like. Se volete commentare, commentate. Se volete abbonarvi, abbonatevi. Se volete iscrivervi, iscrivetevi. Se avete bisogno di riparazioni, io sono qui. Tutti i link sono in descrizione e potete contattarmi tramite Discord o tramite il mio sito internet o tramite Facebook. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.